Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Dato che in questo video tratterò non un singolo personaggio ma tutta la famiglia Emmerich, la durata sarà superiore agli altri filmati. Sebbene consiglio ovviamente l'intera visione per cogliere il discorso nel complesso, in descrizione vi lascio segnati i minuti in cui potete trovare le parti riguardanti i personaggi che più vi interessano. Come sempre si tratterà di una mia interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Emmerich è un nome che nella saga continua a ripresentarsi. Sarà il cognome di molti personaggi centrali, tutti con qualcosa in comune. Questa famiglia sarà infatti, fin dal suo inizio, contraddistinta da membri con grandissime capacità intellettuali che porteranno alla realizzazione di tecnologie avanzatissime. Il prodotto di questi menti geniali verrà quindi inevitabilmente, come sempre accade nella storia, messo al servizio delle superpotenze ed utilizzato per i più terribili scopi. Ho deciso di trattare questi personaggi in un unico video perché ritengo che siano tutti strettamente legati da un filone narrativo che inevitabilmente li accomuna. Il loro destino sarà per sempre quello di essere artefici di grandi creazioni, sia nel bene che nel male, e di dover portare il peso delle loro stesse azioni anche attraverso il susseguirsi delle generazioni. Il primo Emmerich, di cui conosciamo alcuni particolari della vita e che segnerà per sempre il nome della famiglia, visse nei primi anni del Novecento e fu un promettente scienziato americano che collaborò al Manhattan Project per la creazione della bomba atomica. Suo figlio Yui nascerà proprio il 6 agosto del 1945, il terribile e storico giorno in cui gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba nucleare sulla città di Hiroshima. Come anni dopo verrà sottolineato, questa coincidenza vuole evidenziare come il nome Emmerich avesse già ormai assunto una connotazione negativa e fosse in qualche modo destinato a mantenerla ancora a lungo. Come se la famiglia fosse stata avvolta da una sorta di maledizione e il destino dei suoi discendenti in qualche modo già stato scritto. Il figlio del dottor Emmerich era un ragazzo decisamente dotato, proprio come suo padre. Era nato con un difetto alla spina dorsale che lo aveva costretto da subito alla sedia a rotelle. Crebbe durante la ripresa della guerra mondiale, considerando suo padre come un eroe, un uomo che salvò innumerevoli vite in America. Appena cresciuto, però, ebbe la possibilità di ricredersi. Le immagini della distruzione del Giappone avvenuta per mano degli americani e l'apprendimento delle conseguenze che l'arma sviluppata da suo stesso padre aveva avuto sul paese gli mostrarono un'altra faccia della stessa medaglia. Ben presto la stima che aveva nei confronti delle ricerche svolte dal padre si trasformò così in avversione. Il giovane, che in futuro sarà conosciuto come Yui, soprannome che la Strangelove gli darà, ma di cui non conosciamo il vero nome, attribuì la causa della sua paraplegia all'esposizione alle radiazioni a cui il padre era stato esposto durante lo svolgimento dei suoi studi e incolperà le ricerche atomiche per la sua disabilità. Crescerà quindi con la convinzione che le armi nucleari non debbano essere utilizzate, ma manterrà fermamente la certezza che abbiano uno scopo ben preciso per cui essere create: la deterrenza contro la guerra. Questa sua idea lo spingerà a proseguire gli studi nel tentativo di risollevare il nome Emmerich. Si unirà così alla NASA negli anni 60 e parteciperà alle ricerche per mandare l'uomo nello spazio e successivamente sulla Luna. All'interno della NASA si distinse subito per le sue capacità e il suo promettente progetto di una sonda lunare bipede in grado di muoversi e camminare sulla superficie del satellite. Dopo il 1969, però, la NASA aveva ormai terminato i fondi destinati alla ricerca spaziale e Yui venne affidato alla ricerca missilistica. La sua visione del concetto di guerra fredda prende forma in quegli anni. La deterrenza nucleare aveva permesso al mondo di evitare un altro terribile conflitto e innumerevoli morti, e secondo Yui la cosiddetta guerra fredda non era altro che la vera e propria pace, che aveva inoltre permesso al mondo, grazie alla competizione tra est e ovest, di progredire molto tecnologicamente. Nella saga, Yui è colui che è riuscito per primo nella realizzazione di un Metal Gear bipede. Nonostante questo, confesserà nel 1974 a Big Boss di aver inizialmente sostenuto la teoria di un carro armato su due gambe ideata dal russo Grenin, con il quale aveva avuto una corrispondenza per qualche tempo, e di essersi poi impossessato dell'idea una volta venuto a conoscenza della sua morte. Proprio per l'aver studiato il funzionamento di questo tipo di arma mobile, Coldman lo ingaggerà negli anni 70 per creare il Peace Walker. Quest'ultimo infatti doveva essere in grado di muoversi continuamente sul territorio, in modo da non essere individuabile da attacchi nemici mirati a distruggerlo.
Yui collaborerà volontariamente al progetto, vedendo nel Peace Walker la realizzazione della sua idea di deterrenza, ma ben presto si renderà conto che Coldman voleva creare un'arma che sarebbe stata presto utilizzata per attaccare direttamente. Questi eventi vogliono dimostrare come, nonostante il tentativo fosse quello di allontanarsi il più possibile dagli errori paterni, il destino dello scienziato sarà molto simile a quello del suo predecessore. È da subito piuttosto palese quanto il personaggio sia caratterizzato da una sorta di contraddizione, che lo rende spesso fraintendibile e spinge il giocatore a dubitare della sua moralità. Nonostante la sua ferma ideologia riguardante la deterrenza, Yui aveva infatti lavorato a lungo per Coleman e non esiterà ad equipaggiare il Metal Gear in possesso degli MSF con una testata atomica. I dubbi sulla sua lealtà si intensificheranno nel 1975, quando sarà proprio lui ad insistere per lasciar svolgere un'ispezione da parte delle Nazioni Unite alla Mother Base, nonostante la presenza di un'arma atomica da lui stesso fornita non autorizzata. Come presto si scoprirà, i visitatori facevano in realtà parte dell'unità segreta Xof e il loro attacco a sorpresa sarà l'evento che porterà alla distruzione degli MSF e al coma di Big Boss. Ad alimentare i sospetti riguardo al coinvolgimento da parte di Yui vi è il fatto che gli attentatori lo porteranno in salvo con loro e nei seguenti 9 anni lo scienziato lavorerà al loro servizio per la creazione di un nuovo Metal Gear. Oltre a tutto questo verrà accusato anche della morte della compagna, la dottoressa Strangelove. I due avevano lavorato insieme negli anni 60 alla NASA e avevano successivamente collaborato alla creazione del Peace Walker e della sua IA. Yui in quel periodo si era profondamente innamorato della donna e della passione che questa aveva nei confronti del loro lavoro. Lavoreranno ancora insieme sotto il comando di Skullface e nel 1980 avranno un figlio, Al. Il bambino avrà solo 3 anni quando Yui insisterà per utilizzarlo per testare il comando del Metal Gear Salanthropus, operazione che avrebbe ovviamente messo a rischio la sua vita. La madre si opporrà fermamente ed allontanerà il figlio mandandolo in America. Questo atto, compiuto da Strangelove, avverrà anche per il fatto che la donna non era mai stata intenzionata a crescere il bambino con il padre. Il suo obiettivo era quello di crescerlo sola e trasmettere al piccolo l'insegnamento che la sua eroina ed amata The Boss le aveva anni prima lasciato. Yui inizierà a vedere nella donna una minaccia alle sue ricerche e alla sua famiglia e approfitterà così di un incidente per assassinarla. La donna infatti era rimasta intrappolata all'interno del Mammal Pod con il quale stava svolgendo degli studi e Yui non farà nulla per trarla in salvo. Strangelove morirà però con la speranza che i dati da lei inseriti all'interno del pod vengano un giorno ritrovati e permettano alla sua creazione, ossia le reti di IA di Cypher, di essere un giorno distrutta. Venuti a sapere dei crimini del dottore, i Diamond Dogs decideranno di allontanarlo per sempre. Yui ritornerà così in America, dove si ricongiungerà al figlio. Nonostante le innumerevoli colpe di cui si era macchiato, Yui finirà per credere alle sue stesse bugie e ritenersi innocente, e riuscirà a ricominciare una nuova vita. Presto si risposerà con una donna che aveva già una figlia, Emma, che verrà da lui ufficialmente adottata e prenderà il nome Emmerich. Le colpe commesse negli anni passati non smetteranno però di perseguitarlo. Quando la bambina avrà solo pochi anni, Yui deciderà di suicidarsi gettandosi nella piscina di casa con la figlia. Emma riuscirà miracolosamente a salvarsi, ma rimarrà traumatizzata a lungo dall'evento. Nonostante tutto questo, i figli non sapranno mai nulla delle terribili azioni che il padre commise e considereranno la sua morte come un incidente. Al crebbe con la nuova famiglia fino al suicidio del padre e per tutta l'adolescenza porterà il peso dell'evento sentendosene responsabile. Il ragazzo aveva infatti avuto una relazione con la nuova moglie di Yui e sospettava che questo potesse essere stato il motivo che l'aveva spinto a un tale gesto. Tutto questo portò la sorellina ad odiarlo e il ragazzo decise di allontanarsi per sempre dalla famiglia. Rimasto solo, deciderà di dedicarsi agli studi, seguendo il suo sogno di lavorare come ingegnere, nato dalla sua grande passione per il design dei mecha degli anime, ai quali era molto appassionato. Ancora molto giovane, venne assunto dalla Arms Tech. Al suo servizio le sue doti ingegneristiche lo porteranno ben presto a sviluppare tecnologie avanzatissime, come la mimetica ottica, che verranno utilizzate dall'esercito degli Stati Uniti. Dopo breve tempo divenne capo ingegnere del progetto Metal Gear Rex.
Otacon, soprannome con il quale usava farsi chiamare, crescerà sentendo il peso degli errori commessi dal padre e dal nonno prima di lui, e nel timore di avere in serbo una sorte simile. La più grande differenza che lo contraddistingue da Yui è sicuramente il fatto che Otacon considererà sempre le armi nucleari come qualcosa da debellare. Proprio per questo lo segnerà profondamente lo scoprire che il suo Metal Gear Rex stava per essere armato ed utilizzato attivamente. Hal lotterà tutta la vita contro la sorte che attende ogni scienziato dotato come lui, divenire uno strumento e vedere le proprie creazioni utilizzate contro il genere umano. Sicuramente la madre avrebbe apprezzato l'ideologia che Otacon svilupperà nei confronti della scienza. La donna aveva perso purtroppo la possibilità di trasmettergli durante la crescita la visione di The Boss, ma grazie anche all'incontro con Solid Snake, Otacon riuscirà a sviluppare un'ideologia che non molto si allontanerà da quella che Strangelove avrebbe voluto passargli. Insieme al leggendario soldato, divenuto suo inseparabile amico dopo gli eventi di Shadow Moses, contribuirà alla fondazione di Philanthropy, un'organizzazione che aveva come scopo proprio quella di eliminare i Metal Gear definitivamente. Otacon offrirà il suo importante contributo, dovuto alla sua passata collaborazione nella costruzione del Metal Gear Rex, e continuerà a sviluppare importanti tecnologie che metterà al servizio dell'associazione. Le sue azioni saranno sicuramente sempre guidate dal desiderio di riscatto. Oltre a sentire il peso delle invenzioni dei suoi predecessori, si incolperà sempre per la morte del padre e del trauma inflitto alla sorellina. Durante gli eventi di Metal Gear Solid 2, Hal ed Emma, ormai adolescente, si incontreranno a distanza di molti anni per un'ultima volta. La ragazza, nonostante sia ancora giovanissima, è molto dotata. Gli eventi l'avevano allontanata dal fratello, ma la giovane aveva mantenuto forti sentimenti nei suoi confronti, di affetto ed ammirazione, e per questo aveva deciso di seguire le sue orme. Aveva studiato le intelligenze artificiali e logica ad Oxford. Dopo aver hackerato una base della NSA, era stata contattata dall'agenzia governativa, rimasta impressionata dalle sue straordinarie capacità. Inizialmente restia, accetterà di unirsi a loro quando le verrà rivelato che anche suo fratello nel 2005 era stato al loro servizio. Emma, infatti, a differenza degli altri Emmerich, e forse a causa della sua tenera età, non diverrà scienziata spinta dal desiderio di superare i suoi genitori, ma quello di emulare le gesta del fratello, il suo idolo. La ragazza sarà l'ideatrice di GW, l'intelligenza artificiale di Arsenal Gear. Emma, come suo fratello prima di lei, avrà la possibilità di tentare di rimediare alla sua creazione. Così, nonostante la sua importante partecipazione al progetto, sarà anche la creatrice del virus per la distruzione della IA. Poco prima di morire a causa di una ferita inflittagli da Vamp, hackererà GW e contribuirà al suo danneggiamento. La famiglia, nonostante grazie ad Emma ed Hal si sia finalmente riscattata, continuerà ad essere tormentata da una sorta di maledizione, che vede i suoi membri destinati alle avversità. Il dottor Emmerich aveva visto suo figlio allontanarsi definitivamente da lui e disprezzarlo a causa delle sue invenzioni. Yui aveva dovuto passare un'intera vita portando il fardello di menzogne che erano divenute insostenibili persino per lui. E infine Hal vedrà tutte le persone da lui più amate morire e soffrire, sentendosi perennemente il responsabile di tutto quel dolore. Come prezzo da pagare per gli errori commessi, Otacon si assumerà la responsabilità di divenire il testimone dell'inizio di una nuova era, nata con la distruzione dei Patriots, e vivere al fianco dell'amico David fino alla fine dei suoi giorni. È per questo motivo che è molto interessante la scelta degli autori del libro Metal Gear Solid Guns of the Patriots, che hanno deciso di narrare gli eventi dell'ultimo capitolo della saga utilizzando Otacon proprio come narratore e osservatore delle gesta di Snake e dell'inizio del nuovo mondo. Otacon non sarà però l'ultimo Emmerich. La piccola Sunny Gurlukovic, figlia biologica di Olga e padre sconosciuto, alla nascita fu sottratta alla madre e tenuta in ostaggio dai Patriots. Tratta in salvo da Raiden quando era ancora in fasce, verrà cresciuta da Hal e Solid e infine adottata dal primo. La bambina sarà estremamente intelligente e anche a causa di una vita di isolamento passata solo davanti agli schermi dei computer, ben presto dimostrerà doti degne di una vera e propria Emmerich. Ironicamente, sarà proprio la nipote di Strangelove a recuperare i dati contenuti nel sistema che servivano a distruggere le intelligenze artificiali ed estrapolare così Fox Alive. Tutto questo grazie anche al contributo della dottoressa Hunter. Come lo stesso nome lascia intendere, si tratta di un gioco di parole con il letale virus FoxDie. Ciò che rende affascinante la storia di questa famiglia è proprio il progressivo riscatto
che è riuscito ad ottenere nel susseguirsi delle generazioni. La creazione della bomba atomica, ma anche armi come i Metal Gear e le stesse IA, e quindi delle principali minacce presenti nella saga, non ha impedito a Hal, Emma, ma anche a Strangelove di provare a rimediare, contribuendo a liberare il mondo da queste terribili creazioni. La responsabilità che i fratelli Emmerich proveranno mostra infatti quanto le conseguenze di tale opere non fossero state da loro volute o addirittura previste. Il riscatto totale avverrà solo con Sunny, che grazie alla sua invenzione non solo libererà il mondo, ma anche se stessa per sempre dalla condanna del suo cognome, e potrà finalmente iniziare a vivere una vita senza fardelli da portare.